Bene amici, bentornati in questa terza video lezione su Aristotele. Cerchiamo di introdurre, insomma, in maniera generale la filosofia di questo grande autore. Parliamo prima di tutto del metodo, insomma, in generale del metodo aristotelico, e in particolare ci interessa sottolineare la differenza tra Aristotele e Platone. Abbiamo visto che Aristotele, sin da quando ha 20 anni, sin da quando è giovanissimo, appena arrivato nell'Accademia, contesta le idee di Platone e costruisce una visione della scienza diversa da Platone, proprio a volte alternativa a Platone. Aristotele non accetta la diairesis, il metodo divisorio di Platone, lo affinerà, trasformerà la diairesis, la dialettica, nella dottrina delle categorie che saranno poi alla base sia della fisica sia della logica di Aristotele. Lo vedremo, ma in particolare ciò che Aristotele non accetta del maestro è l'esistenza delle idee forme, d'accordo? Degli enti che sarebbero i veri enti, gli unici che si possono conoscere, ricordate per Platone, degli enti trascendenti, degli enti sovrasensibili. Aristotele non accetta il mondo sovrasensibile, il mondo intelligibile, il mondo dell'iperuranio. Per Aristotele esistono soltanto enti sensibili, d'accordo? Potrà fare un'eccezione per quanto riguarda Otheos, Dio, il motore immobile, però diciamo che tutti gli enti, tranne l'unica eccezione dell'unico ente che è una sostanza che è pura forma, Dio, tutti gli enti per Aristotele sono sensibili e possono essere colti con la forma. Quindi per Aristotele esiste solo il mondo sensibile, non il mondo intelligibile. Esiste solo per Aristotele il nostro mondo, il mondo materiale, il mondo delle cose. E anche nella dottrina della diairesis, della divisione dialettica, Aristotele infatti, abbiamo visto la trasforma nella dottrina delle categorie. Per Aristotele gli universali, che vengono poi divisi, no? I generi più generali vengono divisi in specie più particolari. Per Aristotele gli universali sono comunque degli universali che riguardano oggetti sensibili. Quando Aristotele parla dell'universale dell'uomo o dell'universale del cane, parla di qualcosa che racchiude, che sussume tutti gli uomini sensibili, tutti i cani sensibili, d'accordo? Non l'idea ideale trascendente dell'uomo, l'idea forma ideale del cane. Quindi nelle categorie di Aristotele, quando Aristotele parla degli esseri viventi che si possono dividere in vegetali e animali, degli animali che possono essere divisi nelle universali, nelle classi degli uomini, dei gatti, dei cani e così via, Aristotele parla di universali che esistono nelle cose. Aristotele è un idealista come Platone e pensa che esistano delle idee universali, delle classi di enti, ma queste idee universali, appunto, come avviene nella categoria, sono idee universali che parlano di enti sensibili, non idee universali, idee forme che designano un'idea intelligibile. La prospettiva di Aristotele è proprio diversa, la sua teoria, la sua intuizione del reale è radicalmente diversa da quella di Platone. Ricordate che la filosofia platonica è orientata a conoscere la vera realtà come una realtà appunto trascendente. La vera conoscenza, l'episteme, è solo la conoscenza di un mondo trascendente, mentre l'ente che si trasforma, l'ente sensibile, l'ente dell'esperienza, per Platone non è neanche un vero ente. Invece per Aristotele gli enti sensibili, gli enti del mondo sensibile che possono essere colti dai sensi, sono l'unica vera realtà, e quindi Aristotele ha una strategia di conoscenza
che lo porta a valorizzare, ad avere proprio come punto d'avvio il mondo dell'esperienza. Per Aristotele le singole cose materiali che ci circondano, gli animali, le piante, ma anche gli oggetti artificiali prodotti dagli uomini, per Aristotele esistono effettivamente, materialmente, sono sostanze in senso proprio, e Aristotele, come vedremo parlando della fisica, elabora tutta una serie di parametri concettuali che servono a conoscere le sostanze materiali, le sostanze naturali. Sono sostanze proprio in senso proprio, gli enti materiali non sono, come in Platone, immagini imperfette dell'idea. La vera realtà non è l'idea forma trascendente separata dal mondo sensibile, la vera realtà è il mondo sensibile. Platone diceva che non si poteva avere una conoscenza certa del mondo sensibile, del mondo dei fenomeni, del mondo del divenire, del mondo degli esseri che si trasformano continuamente. E invece Aristotele sostiene che questo è possibile, cioè che si può avere episteme, cioè conoscenza certa della physis, della natura fisica, e quindi le sostanze per Aristotele sono distinte, certo, in materia e forma, però per Aristotele la forma, che è comune, come vedremo, a tutte le sostanze di una determinata classe e fa sì che ogni sostanza sia effettivamente una sostanza, la forma per Aristotele è interna alla sostanza materiale. Quindi la realtà materiale, la realtà sensibile è conoscibile, la forma di ogni sostanza materiale viene pensata come una componente strutturale delle cose, a differenza dell'idea platonica. La forma, anche Aristotele, ecco, mette alla base degli esseri la forma nel senso proprio di morfologia. Ma appunto non si tratta di una forma, di un archetipo, di un modello ideale, si tratta della morfologia, dei tratti materiali, d'accordo? Anche Aristotele pensa che la forma, l'universale, sia la base dell'esistenza e della conoscenza che si può avere di ogni ente. Però per Aristotele la forma è la morfologia materiale dell'essere, cioè la forma è pensata come interna alle cose, cioè secondo Platone, Platone, la forma è oltre le cose, in un mondo sovrasensibile, trascendente. Invece per Aristotele la forma è nelle cose. Per forma morfè in greco, però Aristotele, attenzione, chiama la forma anche eidos, il plurale eidos, cioè forma. Vedremo poi anche in greco come si scrive quando parleremo appunto della forma, ne parleremo in maniera dettagliata nelle lezioni sul pensiero di Aristotele. Morfè, morfologia, ma anche eidos, la forma. Però quando Aristotele parla per esempio della forma, cioè dell'universale del cane o dell'universale dell'uomo, per Aristotele la forma si trova in ogni singolo cane e in ogni singolo uomo. Sto ovviamente introducendo cose che poi spiegherò molto meglio nelle lezioni appunto dedicate al pensiero di Aristotele. Se io ho il cane X, la forma del cane comune a tutti i cani si trova all'interno del cane X. Se io ho un cane Y che può essere diverso per certi aspetti, per certi accidenti dal cane X, anche il cane Y avrà una forma sua propria che è identica alla forma del cane X. Se vedo il cane Z, anche il cane Z avrà la forma del cane che è identica a quelle che si trovano all'interno del cane X e del cane Y. Ci sono tante forme, quante sono le sostanze, quanti sono gli enti, anche gli enti materiali, però appunto la forma si trova all'interno dell'ente. Invece per Platone la forma dell'uomo, oppure facciamo lo stesso esempio, la forma del cane è una sola e non si trova all'interno non è agganciata ai singoli cani sensibili, si trova da qualche altra parte, in un livello ontologico, in una dimensione differente, superiore, più nobile, cioè in una dimensione trascendente. E quindi non solo
solo per Aristotele gli enti materiali hanno una vera realtà, la physis, la natura, ha una vera realtà, ma la natura rappresenta proprio il caposaldo del pensiero aristotelico. Non solo è vero essere, ma la natura può essere conosciuta, ci può essere un'episteme, una conoscenza scientifica della natura. Platone rinuncia a conoscere gli enti materiali con verità, dice, ma al massimo alla fine della sua vita, ricordate quando lui in qualche modo rivaluta un po' la physis, Platone dice che possono essere interpretate in maniera verosimile l'insieme dei fenomeni naturali, tuttavia invece Aristotele dice che sì, i fenomeni naturali sono incessanti, abbiamo trasformazioni continue che si verificano davanti a noi, intorno a noi, però possono essere interpretate scientificamente. Un'altra differenza fondamentale tra Aristotele e Platone è il fatto che Platone ha un'idea in qualche modo unitaria, ha un'idea di unitarietà della realtà, mentre invece per Aristotele la realtà è plurale. Che cosa significa questo? Aristotele mette in evidenza proprio le differenze, ecco ve l'ho scritto qua, le diversità degli enti. Per Platone questo non avviene in maniera così, almeno non avviene in maniera così precisa come in Aristotele. Perlomeno per quanto riguarda gli enti materiali abbiamo visto Platone rinuncia a conoscerli, e quindi se li svaluta, se rinuncia a conoscerli, perché dovrebbe coglierne la diversità e classificarli in diversi modi. Invece per Aristotele gli enti materiali si distinguono tra loro, cioè Aristotele tende a spiegare differenze che diversificano tra loro i generi, le classi delle cose che esistono. Quindi nella natura gli animali sono differenti dalle piante, i viventi sono differenti dagli esseri inanimati, non viventi, gli enti che si trovano sulla terra sono differenti dagli enti che si trovano sugli astri. Aristotele fa tutte queste classificazioni, coglie le differenze tra classi di enti. Questo vale anche per gli enti che non sono enti fisici. Per esempio Aristotele distingue i corpi fisici dagli enti matematici, oppure dalle virtù che sono oggetto della scienza dell'etica. Aristotele ha per esempio particolare interesse a distinguere gli enti mobili, le sostanze mobili dalle sostanze immobili, e quindi fate attenzione, questa capacità di cogliere, questo interesse a cogliere le diversità tra le varie classi di enti in Aristotele si traduce anche in una pluralità delle varie scienze. Ogni classe di enti è oggetto di una scienza diversa, e quindi abbiamo una anche contestata, complessa classificazione delle scienze in Aristotele. Per Aristotele le scienze non dico che siano tutte sullo stesso piano, però in qualche modo questo è importante. Ogni scienza è autonoma dall'altra, ogni scienza si occupa di una classe di enti diversa da ogni altra scienza, esiste un'autonomia tra le varie scienze e quindi una visione per così dire enciclopedica delle varie scienze, in cui le varie scienze sono autonome, separate l'una dall'altra, mentre invece in Platone le varie scienze si occupano sì di enti differenti, però fondamentalmente le varie scienze sono subordinate, esiste una gerarchia, esiste un'unità tra le varie scienze. Per Platone tutte le discipline sono in qualche modo sottomesse alla filosofia, alla metafisica, alla dialettica, come lui la chiama, e quindi non potrebbero esistere le scienze, non darebbero nessun risultato se non fossero sottomesse alla dialettica, se non scaturissero dalla dialettica. Quindi per Platone c'è un'ordinazione verso l'uno, verso una scienza superiore, gerarchicamente superiore, che è la dialettica, senza la quale non si può parlare delle altre discipline. Mentre in Aristotele ogni ambito della realtà conserva un'autonomia rispetto a un altro
un altro ambito della realtà, e addirittura gli oggetti, ovviamente non solo gli oggetti ma anche i principi, i metodi di ogni scienza sono diversi tra di loro. Questa da alcuni studiosi è stata chiamata appunto una visione enciclopedica, in cui le scienze sono autonome, sono collocate l'una accanto all'altra, non tutte subordinate alla dialettica. Invece per Platone, ricordate, tutto fa riferimento alla dialettica e in particolare all'esistenza dell'idea di bene con la B maiuscola e alle caratteristiche di quest'idea di bene. Quindi c'è un'autonomia delle varie scienze. In Aristotele una visione, diciamo, enciclopedica delle scienze, la cui classificazione vedremo dopo. Non tutti proprio gli studiosi sono d'accordo, perché è stato segnalato che comunque il nostro filosofo, lo Stagirita, viene chiamato, no, perché è nato a Stagira, attribuisce comunque una maggiore importanza ad alcuni ambiti del sapere rispetto ad altri. In particolare lo vedremo, la metafisica, la scienza dell'ente in quanto ente, per Aristotele è superiore e più nobile alle altre scienze perché si occupa di un oggetto più nobile. Questo però, attenzione, non vuol dire che la scienza dell'ente in quanto ente, pur superiore alle altre, crei una vera gerarchia, o meglio non crea una subordinazione delle altre scienze. La scienza dell'ente in quanto ente, la metafisica, per Aristotele è più nobile delle altre, ma questo non vuol dire che le altre scienze traggano, capite, i loro principi, la loro origine dalla scienza dell'ente in quanto ente. Cioè non c'è una dipendenza gerarchica delle altre scienze dall'ente in quanto ente. E quindi c'è una differenza da questo punto di vista con Platone, proprio anche nell'ontologia, nella conoscenza. Aristotele è un monista, crede che esiste un solo mondo, una sola dimensione dell'essere, il mondo sensibile, mentre, ricordate, Platone mi hai detto un dualista. Accanto al mondo sensibile esiste una dimensione più nobile, il mondo intelligibile. Le diversità tra Aristotele e Platone vanno oltre l'ontologia o l'ognoseologia. Vedremo che per esempio anche in etica è così, cioè Aristotele è più pratico, cioè distingue delle scienze pratiche che comunque hanno un'autonomia, per quanto siano inferiori alle scienze teoretiche, hanno un'autonomia queste scienze pratiche secondo Aristotele rispetto alle scienze teoretiche, mentre invece in Platone le scienze pratiche non esistono, vengono degradate a tecnai, a tecniche. Noi vediamo per esempio nell'etica o nella politica non basta conoscere il bene secondo Aristotele, cioè la virtù e l'azione virtuosa non si identifica con la conoscenza e non deriva soltanto dalla conoscenza astratta, dalla conoscenza intellettualistica. La virtù per Aristotele ha bisogno anche di alcune caratteristiche pratiche, e quindi un ruolo fondamentale svolto dalla volontà, un ruolo fondamentale svolto dall'abitudine, lo vedremo all'interno della morale aristotelica. Non basta soltanto la conoscenza astratta. Adesso vediamo una cosa che è in fondo un argomento di cui in fondo abbiamo già parlando di Platone. Andate a vedere le lezioni su Platone, soprattutto le lezioni sulla dialettica, ma parliamo della critica di Aristotele all'esistenza appunto delle idee forme di Platone, la critica di Aristotele all'esistenza del mondo intelligibile. Aristotele dunque non crede nell'esistenza delle idee forme del suo maestro Platone, non crede nell'esistenza del mondo intelligibile, non crede che le idee forme siano gli archetipi e siano anche l'origine degli enti materiali, delle cose, ecco, delle cose materiali, delle cose del mondo sensibile. Secondo Aristotele le idee forme, il mondo intelligibile, non esiste, perché questo crea contraddizione. Ci sono numerosi argomenti che Aristotele usa, per esempio l'argomento della negazione, cioè se esistessero delle idee forme, dei modelli che in qualche modo corrispondono a tanti enti, dovrebbe esistere l'idea forma, il modello anche di ogni ente positivo, cioè esiste l'idea forma dell'uomo
che è all'origine e alla base della conoscenza di ogni uomo sensibile, dovrebbe per coerenza esistere anche l'idea del non uomo, d'accordo? Perché lo stesso Platone dice che qualunque cosa per poter essere pensata deve far riferimento a un'idea forma, ad un universale che esiste realmente nel mondo intelligibile. Ma questo è contraddittorio, perché ovviamente se noi ammettiamo l'idea dell'esistenza del non uomo oppure del non cane, noi avremmo un'idea unica, per esempio il non uomo, che corrisponderebbe ad una molteplicità di cose, cioè a tutte le cose, a tutte le classi degli oggetti, esclusi gli uomini, il che ovviamente è assurda. Aristotele mette in evidenza le contraddizioni che l'ammissione dell'esistenza delle idee forme porta ad ammettere necessariamente, d'accordo? Quindi per esempio l'idea forma è separata. Aristotele dice che se anche l'idea forma esistesse sarebbe inutile, perché essendo separata dalle cose non potrebbe spiegarci l'origine delle cose. Come fanno le cose a trarre un'origine da qualcosa che è separato da esse? Non è possibile. Se anche l'idea del cane esistesse, l'idea del cane non può essere un archetipo che esiste in un'altra dimensione, perché se anche esistesse, come potrebbe originare tutti i cani sensibili e come potrebbe farci conoscere i cani sensibili? Per Aristotele, attenzione, ciò che ci fa conoscere un ente, l'ho già detto prima, deve essere interno all'ente. La forma, l'universale dell'ente, cioè per esempio l'idea forma, l'universale di cane, deve essere interno a tutti i cani. Se l'idea forma è separata, è lontana da ciascuno degli oggetti a cui dovrebbe corrispondere, anche se esistesse, anche se avesse ragione Platone, se esistessero in qualche mondo iperuranico questi universali coglibili soltanto dall'intelletto, questi, essendo separati, non ci direbbero niente delle cose sensibili, non ci direbbero, perché le cose sensibili nascono, perché le cose sensibili mutano e così via. Da una cosa che è separata, come l'idea platonica, non può arrivarci nessun sapere delle cose singole. E quindi, come ho già detto, per Aristotele gli universali esistono, l'idea forma di cane, l'universale di cane, ma non devono essere separati dai singoli cani, non devono essere esterni ai singoli cani, devono essere necessariamente all'interno di ogni cane, perché le idee separate non possono essere causa di enti sensibili. E quindi per spiegare il divenire, per spiegare gli enti sensibili, la causa della loro esistenza, non servono assolutamente degli universali che siano separati. Io ho già parlato di argomenti aggiuntivi che Aristotele elabora su questo nelle lezioni su Platone, in particolare nelle lezioni sulla dialettica di Platone, ma possiamo anche ripetere velocemente qui. Ogni idea forma del mondo intelligibile per Aristotele è in contraddizione, proprio perché è solo una, per esempio l'idea di cane, è in contraddizione col suo possibile rapporto con la molteplicità dei cani. C'è il cane X, il cane Y, il cane Z, il cane Omega. Allora, per Aristotele, l'unicità dell'idea forma, che è una sola, quella di cane, è in contrasto con la pluralità, con la molteplicità dei cani sensibili, e quindi né per imitazione né per partecipazione l'idea di cane potrebbe spiegare l'esistenza dei cani sensibili. Per imitazione, per partecipazione, cioè l'idea di cane partecipa realmente a ciascuno dei cani sensibili, non è possibile, perché
o l'idea forma di cane partecipa parzialmente ad ognuno dei cani sensibili e quindi l'idea si deve dividere, non è più una, diventa molteplice come molteplici sono i cani sensibili, d'accordo? Oppure, attenzione, l'idea di cane partecipa tutta quanta a ciascuno dei cani sensibili, ma questo è altrettanto impossibile perché in questo caso l'idea di cane non sarebbe più una, ma sarebbe plurale, ci sarebbero tante idee di cane quanti sono i cani sensibili, quindi queste ovviamente sono dimostrazioni per assurdo. Ricordate poi l'argomento del terzo escluso, cioè Platone o qualcuno potrebbe rispondere a quello che ho appena detto: va bene Aristotele, l'idea forma non è in rapporto con gli oggetti sensibili per partecipazione, per partecipazione diretta, ma soltanto per somiglianza, d'accordo? L'idea forma non partecipa direttamente agli oggetti sensibili che esprime, a cui corrisponde, ma l'idea forma sarebbe un'imitazione, un modello, un archetipo degli oggetti sensibili, e quindi non partecipa agli oggetti sensibili, semplicemente gli oggetti sensibili sono simili all'idea forma, ogni cane sensibile è simile al cane ideale, il cane ideale a sua volta è simile e somiglia ai cani sensibili come un modello, somiglia come un archetipo, come un modello somiglia alla sua copia, ma anche qui questo dà luogo a una dimostrazione per assurdo, ve la ricordate? L'ho già spiegata nelle opere di Platone, si tratta dell'argomento del terzo uomo, il rapporto tra modello e copia necessita per forza di un terzo, cioè di un modello ulteriore. Tra i due, oltre ai due, ci deve essere per forza il terzo. L'argomento del terzo uomo, che vuol dire? Se l'idea di cane somiglia ai cani sensibili, come faccio io a stabilire la somiglianza tra il cane ideale e i cani sensibili? Ho bisogno di un altro archetipo, d'accordo? Di un'altra idea di cane, l'idea di cane 2, d'accordo? L'idea di cane 2 somiglia alla prima idea di cane e ai cani sensibili. Come faccio a comprendere, ad ammettere che l'idea di cane 2 somigli sia all'idea di cane sia all'idea dei cani sensibili? Ho bisogno di un'idea di cane 3, capite? Ho bisogno di un'idea di cane 3 che somigli sia all'idea di cane 2, sia all'idea di cane 1, sia all'idea dei cani sensibili e così via all'infinito. Cioè io il rapporto tra modello e copia, tra modello ideale, tra modello intelligibile, tra archetipo intelligibile e copia sensibile, ha bisogno necessariamente di un terzo, cioè di un ulteriore archetipo che in qualche modo somigli ai primi due. E quindi anche questa è un'argomentazione per assurdo, è il famoso argomento aristotelico del terzo uomo. Concludiamo quindi questa lezione, spero che non sia inutile perché poi sono cose comunque di cui parlerò nel dettaglio quando vedremo il pensiero, a partire dalla prossima lezione, quando vedremo nel dettaglio il pensiero aristotelico. Ecco però alcune questioni che possono essere un'introduzione generale, come appunto questa critica dell'esistenza delle idee forme, era meglio dirle qua in maniera preliminare. Adesso concludiamo questa lezione con la famosa classificazione delle scienze in Aristotele, che ora scrivo alla lavagna. Aristotele distingue le scienze in tre grandi gruppi: le scienze teoretiche, le scienze poietiche e le scienze pratiche. Quindi ci troviamo di fronte ad una complessa e complessiva, ecco, classificazione dei diversi ambiti, dei diversi argomenti del sapere scientifico, della scienza, che complessivamente la scienza è chiamata da Aristotele episteme. Aristotele distingue le scienze in base all'oggetto, allo scopo delle diverse discipline, e in base al fatto che l'oggetto
oggetto di ciascuna disciplina sia mobile, sia immobile, sia separato oppure non sia separato. Che significa? Prima di tutto le scienze teoretiche, quelle più nobili rispetto agli altri gruppi di scienze, alle altre classi di discipline scientifiche, la fisica, la matematica e la filosofia prima sono tre scienze diverse, però hanno qualcosa in comune, cioè queste scienze perseguono la conoscenza, cercano di arrivare alla conoscenza senza che la conoscenza abbia altro scopo che la conoscenza stessa, cioè ricercano la conoscenza senza altro scopo che non sia la contemplazione della conoscenza stessa, senza altro scopo che non sia la conoscenza della verità. Allora la fisica, la matematica e la filosofia prima si distinguono per l'oggetto. Allora la fisica, dice Aristotele, ha come oggetto enti che hanno un'esistenza separata e che sono mobili, cioè la fisica ovviamente studia corpi che sono continuamente soggetti al movimento, al mutamento, sono corpi che sono soggetti al divenire, quindi la fisica ha come oggetto dei corpi che sono mobili, ma che sono anche separati. Che cosa significa che sono separati? Significa che hanno un'esistenza separata, cioè hanno una realtà autonoma, hanno una realtà che li fa essere sussistenti di per sé. Sono realtà autonome, sussistenti, che esistono separatamente dagli altri oggetti. Questi ovviamente sono gli oggetti della fisica. Per quanto riguarda la seconda scienza teoretica, la matematica, è tutto il contrario. La matematica studia oggetti non separati e immobili, e qui lui è in contrasto con Platone. Gli oggetti della matematica non sono separabili. Che significa non sono separabili? Prima di tutto esistono soltanto nella nostra mente, e già qui Platone non è d'accordo, perché per Platone gli oggetti matematici esistono indipendentemente dalla nostra mente, sono simili alle idee forme ed esistono appunto come archetipi nel mondo ideale. Ma il problema non è tanto questo, il problema, cioè il punto importante, è che Aristotele dice che gli oggetti della matematica non sono separati dagli enti fisici. Questo Platone non potrebbe mai accettarlo, perché per Platone la matematica è qualcosa proprio di eterogeneo, di superiore ma di eterogeneo rispetto alla fisica. Invece, attenzione, Aristotele pensa che le figure geometriche o i numeri dell'aritmetica vengono astratti, vengono dedotti, vengono tratti dalla nostra mente dai corpi sensibili, d'accordo? Quindi questa è una differenza molto forte da Platone. Non solo gli oggetti della matematica sono immobili, ovviamente non sono sottoposti al divenire, ma sono privi di esistenza separata, non sono separati, perché sono, dice Aristotele, come presenti in una materia, cioè è possibile da parte della nostra mente ricavare gli oggetti matematici soltanto astraendoli dagli enti fisici. Invece la filosofia prima, attenzione che qui c'è una contestazione, perché il testo non è chiaro nei manoscritti ed è diverso tra i diversi manoscritti. La filosofia prima ha oggetto enti i quali esistono separatamente, ok, esistono autonomamente, vabbè, su questo non c'è problema, ma attenzione, sono immobili. Questo però vale soltanto, ricordate, per uno dei tre significati della filosofia prima, cioè la teologia, la scienza di Otheos, cioè di Dio, del motore immobile, perché in realtà di tutto ciò di cui si occupa la filosofia prima, ricordate, abbiamo parlato della filosofia prima, della protefilosofia o metafisica, ricordate, titolo che fu dato all'opera sulla filosofia prima da Andronico di Rodi molto tempo dopo, non da Aristotele. Cioè nella filosofia prima, attenzione, si dice, Aristotele dice dovrebbe studiare enti separati e immobili, però in realtà questo vale soltanto per una delle tre applicazioni dei significati della filosofia prima, cioè quando la filosofia prima studia Dio. Dio effettivamente è un ente immobile,
Però attenzione, voi ricordate che la filosofia prima non è soltanto teologia, cioè che studia Dio, ma è anche ontologia, cioè vi ricordate scienza dell'ente in quanto ente, cioè la scienza, lo ripeto, l'ho detto nella lezione scorsa, che studia tutti gli enti di tutte le classi differenti, gli enti di tutte le scienze, anche gli enti che hanno, gli enti delle scienze che hanno oggetti differenti, perché li studia, attenzione, ricordate la scienza dell'ente in quanto ente, studia gli enti non nelle loro caratteristiche accidentali, ma studia gli enti e può farlo quindi studiando gli enti tutti insieme, l'unica scienza, la scienza dell'ente in quanto ente, che può studiare tutti gli enti, oltre alla logica naturalmente, perché vi ricordate, li studia in base all'unica caratteristica, all'unica qualità che tutti gli enti possibili, di tutte le classi possibili, oggetto di tutte le discipline possibili, l'unica caratteristica che gli enti hanno in comune, cioè il fatto di essere enti, il fatto di esistere. Ma tuttavia, naturalmente, la scienza dell'ente in quanto ente studia anche enti mobili, cioè studiando tutti gli enti, studia anche enti mobili, d'accordo? E quindi non è vero che la filosofia prima studia enti separati e immobili. Questo vale per Dio, che è immobile, ma la filosofia prima studia, spero che si sia capito, anche gli enti mobili, perché li studia tutti quando la filosofia prima è scienza dell'ente in quanto ente. E quindi qui c'è una contestazione sul testo originale e per fortuna Enrico Berti poco tempo fa ha chiarito che c'è un errore nei manoscritti che di solito nella tradizione vengono prediletti. Se noi andiamo a vedere i manoscritti della famiglia Alfa, quelli più antichi e quelli più affidabili, c'è scritto che la filosofia prima si occupa di enti separati ma è anche di enti immobili. C'è un kai in greco, anche, che negli altri manoscritti diversi della famiglia Alfa non c'è. Quindi la filosofia prima, attenzione, si occupa di ciò che è il fondamento delle cose. Al fondamento delle cose vi è l'ente più nobile, cioè Dio, e vi è la scienza dell'ente in quanto ente che li studia tutti gli enti, appunto solo perché esistono. Però non è detto che il fondamento delle cose, i principi primi di cui si occupa la filosofia prima, proprio perché si chiama filosofia prima, siano necessariamente enti immobili. Dio lo è, ma tutti gli altri enti no. E infatti nei manoscritti della famiglia Alfa c'è scritto che la filosofia prima si occupa degli enti separati, degli enti che sono alla base, che sono i principi di tutte le scienze, e anche degli enti immobili, cioè anche di Dio, ma non soltanto degli enti immobili, capite? Io vi sto dicendo qui una cosa che di solito nei testi di Aristotele, nei manuali scolastici non c'è, e che è stata chiarita finalmente da Enrico Berti e da quelli che hanno preso come parametro, che hanno preso sul serio i manoscritti aristotelici della famiglia Alfa, dove c'è scritto anche gli enti immobili, ma non solo. La filosofia prima si occupa di tutti quegli enti che sono basilari, che sono alla base di tutto il resto, quindi di Dio, dell'ente più nobile, l'unica sostanza che non ha materia ma solo forma, è forma pura, non può esistere, non è esistita in potenza ma solo in atto, è atto puro, ma anche della base, della caratteristica basilare di tutti degli enti, cioè il fatto di esistere, di essere un ente, ma anche vi ricordate dei principi primi che Aristotele dice essere i principi primi del linguaggio, che sono appunto la base, i principi primi di tutta la filosofia, e in particolare il principio di non contraddizione. Quindi attenzione, per filosofia prima bisogna intendere qualcosa di più ampio rispetto a quello che tradizionalmente o finora è stato inteso. Per filosofia prima c'è tutto ciò che può essere alla base di quello che noi già sappiamo. Noi conosciamo qualcosa, conosciamo l'universo, filosofia prima può essere anche chiedersi che cosa c'è
prima dell'universo, d'accordo? Se c'era qualcosa prima o l'universo è sempre esistito e così via. Quindi filosofia prima in un senso più ampio, la filosofia che si occupa di tutto ciò che rappresenta i principi primi. Quindi non è vero che la filosofia prima si occupa solo di enti separati e immobili. La filosofia prima si occupa degli enti separati, ma anche di tutti gli enti, non solo degli enti immobili, cioè di Dio, ma di tutti gli enti in quanto considerati fondanti, cioè dell'ente in quanto ente, oppure dei principi linguistici, ma attenzione, principi del linguaggio, ma potrebbero essere principi comunque metafisici, principi basilari che riguardano qualunque cosa, qualunque idea, attenzione. Quindi questo è una cosa che di solito non si comprende, invece io ve l'ho detta, è molto importante. Poi abbiamo, ecco, le altre due classi di discipline scientifiche, le scienze poietiche e le scienze pratiche. Le scienze poietiche, attenzione, le scienze pratiche si distinguono dalle scienze teoretiche, perché si distinguono le scienze teoretiche per lo scopo a cui mirano e per l'oggetto, d'accordo? Quindi attenzione, non solo perché scienze poietiche e scienze pratiche si occupano di oggetti diversi dalle scienze teoretiche, ma anche, attenzione, perché hanno uno scopo diverso dalle scienze teoretiche. Lo scopo delle scienze teoretiche, abbiamo visto, è più nobile dello scopo delle scienze poietiche e pratiche, perché le scienze poetiche hanno come scopo il raggiungimento della verità in sé per sé, è la contemplazione della verità, non qualcosa, non un fine esterno. Invece lo scopo delle scienze poietiche e pratiche non è la verità in sé, diciamo che è uno scopo, diciamo, un po' meno nobile, è uno scopo che serve per produrre o per raggiungere un altro scopo, d'accordo? Non uno scopo che ha appunto una finalità in se stessa, ma uno scopo, un fine che serve a raggiungere qualche altro fine o a produrre qualche altra cosa. E quindi per esempio, per quanto riguarda le scienze poietiche, anche dette produttive, sono appunto quelle che forniscono un prodotto, attenzione, che è separato da chi le produce, in particolare ovviamente dagli esseri umani, e quindi un prodotto può essere un prodotto materiale separato dall'uomo che le produce, per esempio un edificio nell'architettura oppure un quadro in pittura. Ma quindi diciamo che le scienze poietiche in prima battuta sono le arti, ok? Però attenzione, sono anche le discipline tecniche, d'accordo? Sono anche le discipline manuali. Io produco un tavolo, io produco una sedia, oppure produco un gioiello, oppure produco un edificio, oppure produco un disegno, quindi sono tutti prodotti. Però attenzione, tra questi prodotti dell'ingegno umano, che quindi ovviamente sono qualcosa di esterno a chi li produce, esistono anche prodotti immateriali, per esempio la poesia. E infatti, come spiegheremo parlando nella lezione proprio dedicata alle scienze poietiche, poesia viene proprio, poesia ha a che fare con poietico. Poietico significa produttivo, perché poiesis significa produzione, e poiesis, da cui viene la parola poesia, significa produzione, perché il verbo poieo in greco significa faccio, qualcosa che viene fatto, qualcosa che viene prodotto, scienze poietiche o produttive. Quindi anche la poiesis è un prodotto dal verbo poieo, faccio, produco. La poesia è appunto un prodotto che è esterno al poeta che lo produce. Comunque, insomma, lo scopo delle scienze poietiche è, attenzione, perseguire il sapere, perseguire la conoscenza come mezzo per produrre qualcosa di separato dall'essere umano che lo produce. Una casa è
è un ente separato da chi lo produce, però attenzione, anche qualcosa di immateriale, come per esempio una poesia, è un prodotto separato da chi lo produce. Le scienze pratiche invece, attenzione, perseguono la conoscenza, anche loro, non per la conoscenza in sé, come le scienze teoretiche, ma per motivi, per una motivazione, per un fine che è l'utile, cioè come guida per l'azione. Infatti le scienze pratiche sono l'etica e la politica, e quindi le scienze pratiche si occupano di ciò che è l'azione umana a livello appunto di morale e livello di politica. Abbiamo già detto, quindi le scienze poetiche e le scienze pratiche si distinguono anche per il prodotto. Sia le scienze pratiche sia le scienze poetiche, questo è importante, si occupano di cose, appunto di prodotti che possono essere e possono non essere, possono esistere o possono non esistere, proprio perché sono prodotti dall'uomo, ok? Quindi sia le scienze pratiche, cioè un comportamento, una legge, una decisione politica, l'organizzazione dello Stato, è una cosa che può esistere come può non esistere, perché dipende dall'essere umano, è prodotto dall'essere umano, così come un disegno, un dipinto, una scultura, un edificio, oppure una poesia, una tragedia, un poema etico, nel caso delle scienze poetiche, sono tutte cose che possono esistere e possono non esistere, cioè dipendono dall'uomo. Questa è la fondamentale differenza tra le scienze poetiche e le scienze pratiche da una parte e le scienze teoretiche dall'altra, perché le scienze poetiche e le scienze pratiche si occupano appunto di oggetti, producono enti che potrebbero anche non essere stati prodotti, perché dipendono dall'uomo, cioè producono enti che possono esistere ma avrebbero potuto anche non esistere. Invece, al contrario, filosofia prima, matematica e fisica, cioè le scienze teoretiche che riguardano fenomeni e processi naturali, oppure enti astratti come la matematica, eccetera, si interessano di tutti quegli enti, quelli della fisica, quelli della matematica, ma anche di Dio, la filosofia, si interessano ovviamente di enti che necessariamente devono esistere e non possono esistere in maniera diversa da come sono, perché non dipendono dall'uomo. Sia i corpi fisici naturali, sia gli enti matematici, le figure geometriche e i numeri, sia Dio o i principi, tutti i principi della filosofia prima, tutti gli enti considerati tutti, come enti, oppure i principi linguistici, oppure le basi di qualunque cosa, sono enti che esistono non perché prodotti dall'uomo, esistono di per sé e non possono esistere in maniera diversa da quello che sono. Aristotele, attenzione, fa una piccola eccezione per gli enti fisici, perché voi capite che la fisica dipende dall'uomo ad un grado maggiore, perché a differenza degli enti della matematica e della filosofia prima, l'uomo può comunque modificare gli enti fisici, quindi possiamo dire che le scienze teoretiche hanno come oggetto ciò che non può esistere diversamente da com'è e che non è prodotto dall'uomo, però insomma nel caso della fisica questo avviene in grado minore, perché gli oggetti fisici possono essere comunque modificati, dall'uomo. Va bene, insomma, quest'ultima lezione introduttiva su Aristotele abbiamo cercato di fare una cornice introduttiva, abbiamo parlato, ecco, fatto questa distinzione molto complicata, per me è sempre molto complicata, non so poi quale utilità davvero possa avere, sulla classificazione aristotelica delle diverse scienze, che noi poi a partire dalla prossima lezione studieremo in maniera molto specifica, una dopo l'altra. Io penso che sia il caso di chiudere qui, spero che questa lezione più o meno sia stata chiara e ci vediamo la prossima volta, arrivederci.